Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi giornata di rimbalzo dopo la capitolazione di ieri, tipico scenario appunto di capitolazione come raccontavamo anche nei giorni scorsi, ma cioè che prevede appunto un crollo con volumi estremi, panico estremo, classica situazione e poi una reazione immediata. Questo è tipico, ripeto, delle capitolazioni. Ma la domanda è: questo rimbalzo è una trappola? Oppure potremmo aver creato un bottom locale da cui provare a ripartire? Ci proviamo a guardare adesso, soprattutto tenendo sotto controllo i livelli da seguire per capire se è più probabile uno scenario o l'altro. Intanto vi chiedo, voi cosa ne pensate? Scrivetemi nei commenti il vostro punto di vista. Detto questo, un like per aiutare il mercato, dai, diamoglielo sto aiuto, seguitemi assolutamente su Telegram perché vista la frizzantezza del mercato è importante seguirlo giorno dopo giorno e su Telegram ogni mattina avete la nostra analisi, soprattutto se ci sono movimenti bizzarri, voi aprite Telegram e trovate l'analisi lì e con gli scenari, bella lucida, razionali, livelli chiave, tutto quello che c'è da sapere, link in descrizione. E poi, se invece volete imparare a fare trading in autonomia, imparare a strutturare una strategia, farlo nel modo corretto, insomma sostenibile, non le magie, le scorciatoie, le cose strane, ma dati, statistica, cioè il modo giusto di farlo. Vi lascio in descrizione il link per il nostro workshop trading base che riapre mercoledì 11 e prevede 8 ore di lezione dal vivo con la possibilità con la registrazione inclusa, la possibilità di fare domande dal vivo e un programma molto interessante soprattutto per chi parte da zero e vuole imparare appunto a fare trading in modo disciplinato. Si parte dalle basi, gli strumenti da utilizzare, come strutturare una strategia, dal backtesting all'operatività, sui diversi time frame, come fare un trading plan, raccogliere i dati, ottimizzare, insomma tutto quello che c'è da sapere per il flusso strategico completo. Link in descrizione per chi vuole prenotare il suo posto. Detto questo, iniziamo, guardate dal time frame mensile per capire un po' come siamo messi. Ci dà sempre un'idea migliore della situazione. Allora, con l'inciampone di questi giorni siamo andati a prendere il Sailor Average Price a 76.000. Siamo andati a prendere la Trump Zone. Ci siamo attualmente dentro, come vedete, supportone sul livello mensile, su time frame mensile, quest'area, vedete, la Trump Zone, l'abbiamo chiamata così perché è stata l'origine, no, del movimento post elezioni di Trump, durante le elezioni di Trump, no? Livello psicologico, non per altri motivi, ma semplicemente è partito un movimento importante da lì. E lo stiamo testando in questo momento. Ieri l'abbiamo bucato arrivando anche al supporto successivo che è 58.008, come vedete, che è appunto il range low di quest'area, e ad ora c'è la prima reazione della domanda. Reazione della domanda che segue un po' il copione della classica capitolazione, no? Come vi dicevo prima, perché ieri, guardate, capitolazione violentissima, liquidazioni estreme, volumi enormi. Abbiamo fatto la live apposta, no, ieri per parlarne. Vedevo il panico totale, ho detto facciamo una live dove contestualizziamo la situazione. Siamo in piena capitolazione, c'erano fake news di ogni genere tra Epstein e Bitcoin che è in mano alla CIA, ne ho lette di tutto, ho sentito dei romanzi di ogni genere, Satoshi Nakamoto che ha mosso i Bitcoin dal wallet e Binance che stava per fallire, cioè ho letto dei cocktail di roba veramente incredibile. Non bevetevi tutte le cavolate che leggete, ragazzi, prendetevi l'abitudine di verificarle da fonti autorevoli le notizie, se no cioè veramente ci si beve tutto, anche perché l'informazione è questa che c'è in giro, cioè con Bitcoin ai minimi ti trovi finita l'era dei Bitcoin. Poi ce n'era un altro, dov'è che l'ho condiviso stamattina, aspettate che ve lo mostro perché siamo veramente alla frutta. Ecco, criptovalute in caduta verticale, siamo alla resa dei conti. Poi su Rai Radio 3 Stefano Feltri, i Bitcoin non servono sostanzialmente a niente. Cioè, quando scende, ragazzi, gli avvoltoi arrivano a mangiare, gli avvoltoi che sono lì che rosicano tutto il tempo e arrivano appena scende a cercare di buttare menzogne, perché
questa è spazzatura e disinformazione totale, condividono fake news di ogni genere, dovete tapparvi le orecchie davanti a tutta questa disinformazione, se no ci si fa veramente condizionare. E poi quando sale, vi ricordate, Bitcoin a $100.000 è il momento di salire sul carro, cioè proprio come rovinare l'operatività della gente, fargli fare il contrario di quello che dovrebbero, no? Quando è in FOMO ai massimi ti fanno venire voglia di comprare, quando scende che invece è il momento di andare a ristabilizzare i propri prezzi di carico, ti fanno venire voglia di vendere dicendo che è la fine, che è un disastro e che non serve a niente. Io veramente detesto questa tipologia di disinformazione, perché è proprio ciò che rovina completamente cioè le strategie, gli investimenti di chi magari è più suscettibile all'emotività. Detto questo, ripeto, capitolazione, rimbalzo immediato, queste due candele di oggi e di ieri. Adesso oggi dobbiamo vedere come chiude, sarà un dato importante, quindi domani mattina vi aspetto su Telegram per l'analisi con la chiusura di oggi, che sarà molto curiosa. Dovete vederla come una candela unica, immaginatevi, no? Se chiudiamo qui, ad esempio, è come se avessimo fatto candela rossa con una shadow lunga. Proprio perché è un movimento unico questo, no? I volumi sono ancora alti, guardate anche oggi che volumi abbiamo, volumi folli. Questa è la capitolazione e la reazione alla capitolazione. Tra l'altro interessante anche vedere i volumi degli ETF, i flussi degli ETF, perché ieri, nonostante la capitolazione, abbiamo avuto degli outflow tutto sommato contenuti, perché abbiamo visto uscire 434 milioni. Non è tanto, non è così tanto se pensate al dump che c'è stato. È stata credo la candela rossa in valore assoluto più grande degli ultimi non so quanti mesi, se non addirittura anni. Adesso non so esattamente i numeri, ma io mi aspettavo di vedere degli outflow di miliardi. In realtà gli outflow ci sono, non sono pochi, ma neanche così tanti, c'è un valore medio. Quindi sono curioso di vedere oggi come questo valore cambierà, no? Se ci saranno altri outflow, inflow maggiori di ieri, perché la reazione alla capitolazione mi interessa vederla sia appunto sui flussi negli ETF che sulle candele, perché entrambi insieme ci danno un dato più completo che commenteremo poi insieme o domani appunto su Telegram o nella nostra live di lunedì. Adesso vediamo un po' il da farsi. Sta di fatto che la prima cosa da osservare, ripeto, è la chiusura di oggi in relazione al movimento di ieri, proprio perché sono un movimento unico, vedete i volumi come sono diversi dal solito. Quindi se chiudiamo sopra all'apertura di ieri, sopra i 73.000, è proprio una capitolazione, tra l'altro totalmente assorbita dalla domanda, sul breve perlomeno, e recupereremmo la zona, la Trump zone, no? Quindi diciamo che il supporto significherebbe che ha difeso bene. Se chiudiamo in maniera intermedia, ovviamente è una capitolazione assorbita in parte. Ci sta, può succedere. In entrambi i casi, attenzione, non cantate vittoria prematuramente, perché è assolutamente prematuro, ripeto, cioè per dire ripartiamo, per cambiare una struttura del genere serve un movimento molto più forte di una semplice candela giornaliera che assorbe quella del giorno prima. Cioè, come vedete, sul settimanale abbiamo leg down, abbiamo un rimbalzo e abbiamo un'altra leg down. Qui sì, abbiamo un bel segno adesso di domanda finalmente, però non basta. Cioè sul settimanale per riprendere la struttura dobbiamo superare i 93.000, capito? Oppure iniziare a fare dei massimi e minimi crescenti, ma non questi, cioè più sostenuti. E se non recuperiamo i 93.000 comunque non basta, perché abbiamo un lower high e lower low, dobbiamo cambiare questa struttura, ok? Quindi deve cambiare e diventare così, no? Quindi di strada da fare ce n'è. È importante non cantare vittoria prematuramente, perché altrimenti si rischia di cadere nelle trappole, no? Se poi ci fossero dei bearish retest, ad esempio, no? Vedete, adesso stiamo provando a recuperare dei livelli chiave
Qua ad esempio abbiamo la zona dei 72.000 che era un supporto molto importante. Se lo ritestiamo dal basso per poi andare a fare un lower low, è possibile anche che succeda una roba del genere, no? Quindi rimanete sempre aperti a tutti gli scenari possibili, non fatevi prendere dalla furia, dalla FOMO e né da nessun tipo di emotività. Lo scenario più probabile dopo una capitolazione, questa è proprio statistica, dopo quei movimenti così repentini, è la lateralità, che va avanti per un bel po', no? Quindi se mi dovessi aspettare pistola alla tempia, uno scenario, ripeto, tra i più probabili, mi immaginerei che adesso per un po' andiamo avanti lateralizzando. Non so come, se a retrogusto ribassista o a retrogusto rialzista con un'altra robina tipo così, però io mi aspetto, ecco, un altro po' di lateralità. Perché, ripeto, di solito capitolazione, assorbimento, così proprio come li stiamo vedendo in questi giorni, spazzano via delle posizioni ambo i lati, e a meno che davvero non ci sia ancora un'offerta brutale, cioè che non so da dove salta fuori, cioè veramente ne abbiamo vista di offerta tanta. Quindi se ce n'è ancora, che dire, cioè veramente il ribasso più cattivo degli ultimi anni. Oppure se la domanda non entra in gioco a gamba tesa e inizia a picchiare durissimo, il che è difficile vista appunto la struttura che abbiamo, l'esito più probabile è proprio quello laterale. In tal caso avremmo range low i 63.000 e range high questa zona, questo clusterino qui tra i 77 e i 79.000. E questo sarebbe un po' il nostro range di riferimento nel quale dobbiamo capire come ci muoviamo, ma ripeto, è quello che mi aspetto come esito più probabile. Non sicuro, nota bene, più probabile, proprio perché statisticamente quando di solito ci sono delle capitolazioni del genere, soprattutto se oggi chiudiamo con una certa neutralità, perché se oggi chiudiamo con adesso ancora offerta totale che ci schiaccia giù, è palese che l'offerta ha ancora da dare. Però se oggi chiudiamo in neutralità, quindi con una classica capitolazione, è probabile appunto vedere una fase laterale. L'altro consiglio è ancora di tenere assolutamente giù le mani dalle altcoin, perché il rischio è estremo, visto che comunque dipendono fortemente dalla struttura di Bitcoin e da come si andrà ad assestare, e questo è quanto, ok? Ci aggiorneremo lunedì, adesso è importante aggiornarsi di frequente proprio per vedere la reazione immediata, cioè la cosa poi da valutare è la struttura, come diciamo sempre, una volta che la turbolenza sia placata e i volumi tornano a regime, perché adesso è in piena turbolenza, sta reagendo la domanda, e come era sbagliato, no, ieri cadere nel panico e vendere in perdita in preda alla capitolazione, è sbagliato oggi volersi rifiondare dentro immaginando che il bottom è stato fatto e riparte tutto. Non fate questi errori. Poi cos'altro abbiamo? Beh, la disinformazione, ve l'ho detto. Il pack di Binance che continua, che è il pack che stanno convertendo, no, il loro fondo Seifu da stablecoin a Bitcoin che è stato dichiarato morto un'altra decina di volte, come ormai siamo abituati a sentire dal 2012 a questa parte. Il Fear and Greed Index a 5, cioè a 5. Credo che sia il minimo, non ho mai visto una roba del genere, cioè non è mai stato a 5. Non l'ho mai visto così basso. È incredibile. È incredibile quanta paura ci sia veramente nel mercato. Veramente folle, folle, folle. Liquidazioni, guardiamole un po'. Stavolta, e abbiamo sempre più long che short liquidati, Nonostante il rimbalzo dell'ultimo periodo che ha liquidato sì un po' un mezzo miliardo di short, però i long sono sempre dominanti e sta cosa un po' mi spaventa. C'è troppo leveraging long nell'aria, questo un po' mi spaventa. Fatemi vedere anche l'open interest per curiosità. L'open interest non è ancora ripartito, è molto titubante. Che situazione strana, che situazione strana. Poi, adesso sono curioso di vedere gli acquisti di Sailor di questa settimana. Se saranno meno, di più, a che prezzo, vedremo un po', ci sarà da ridere. E per quanto riguarda altre cose da sapere, aspettate che ve le recuperate, ecco, Polymarket ha, diciamo, lanciato un po' questi rumor del suo token, e questo nel senso potrebbe essere veramente il token più interessante di tutto il ciclo se viene lanciato in qualche modo. Sono curioso di vedere
come si dice, le economics di questo token, dipenderà poi tutto da lì. Questo in prospettiva è il ribasso attuale rispetto a quelli scorsi, giusto per darvi un'idea appunto di prospettiva. Questo rispetto, scusate, a quello del 2022 e a quello del 2018, gli altri sono fin troppo vecchi per considerarli. E vediamo, poi vedete che anche negli scorsi bear market ogni leg down marcata è stata seguita poi da fasi laterali, quindi quello rimane un po' l'esito più probabile. Poi l'Ethereum Foundation ha lanciato questa nuova dashboard molto interessante che mostra un po' quelli che sono i pilastri dello sviluppo di Ethereum nell'immediato futuro, nel prossimo futuro, e quello che stanno facendo e il livello a cui si trova appunto tale sviluppo. Così, per chi vuole tenere sotto controllo da un lato più tecnico, c'è questo strumento qua, ovviamente è dedicato a un pubblico più tecnico. E in realtà questo è quanto, io vi volevo solo rapidamente aggiornare, non volevo farvi pipponi di nessun tipo, visto che ci siamo visti pressoché ogni giorno in questo periodo. Ciò a cui tengo è appunto aggiornarvi di continuo. Quindi seguitemi su Telegram per gli aggiornamenti del weekend e noi ci vediamo lunedì. Ok? Lunedì ci riaggiorniamo con calma in live e vediamo che cosa è successo nel weekend. Non fatevi prendere dalla fretta di fare cose. Una candela verde non fa ripartenza, ricordatevelo, bisogna far scaricare questa fase turbolenta e vedere che struttura si forma. Ora arrivano i cippini e mi raccomando ragazzi, i cippini usateli, vi ho fatto vedere che potete usarli su BitCashback per pompare il cashback del 100% per un mese, oppure potete usarli per avere sconti fortissimi sui nostri workshop, in questo caso quello trading, che è in arrivo appunto la prossima settimana, mercoledì, e i cippini vi danno il 40% di sconto. Sono un asset che è uno store of value. Ragazzi, vi auguro un buon weekend, mi raccomando, fate i bravi, state tranquilli e ci vediamo lunedì. Buona serata e alla prossima.